prima volta che li vediamo, penso siano alpaca, perché hanno detto che i lama invece sono più in altitudine. Vai più avanti che voglio vederli. Più avanti, più avanti, più avanti. Più avanti, ecco, fermati. Ciao! Sì, amore, guarda, con i fiocchettini alle orecchie. Ma che meraviglia siete! Ciao! La pianta. Guarda che belli! Ora che mi sposto mi vestito. Ma no, guarda come sono carini, sembrano come delle pecorelle di montagna. Ne arrivano altri. Guarda che belli, guarda quello bianco con tutti i cosi rossi. Ciao. Guarda che carini, e quello con le cose alle orecchie, amore, ma quanto sei carino tu. Ciao. Primo incontro con i piccoletti! Gli alpaca, la prima volta che vediamo gli alpaca liberi, ovvio, perché purtroppo ne avevamo visti in altre parti che non erano liberi. Comunque carinissimi, cucciolotti, belli belli. Allora, noi ci stiamo dirigendo verso un paese che si chiama Toconao e lì al bivio dovrebbe esserci, ci diceva la proprietaria dell'albergo, lì del camping, che dovrebbe esserci la possibilità di fare comunque delle foto alla parte diciamo a pagamento, che è tutta quella che è la riserva dos Flamingos, quindi dei fenicotteri. Noi abbiamo deciso di vedere i fenicotteri da un'altra parte. L'entrata alla riserva dei fenicotteri costava, cioè diciamo alla laguna dei fenicotteri, costava 10.000 a persona, sempre senza Rebecca non paga. Quella è la valle di Geré, è una valle verde dove passa questo rio e anche questa è a pagamento. Infatti hanno messo tutti i recinti, recintano il deserto. Scusate, non sono mai polemica, ma io su questa cosa qua faccio veramente fatica. Le meraviglie naturali, ripeto, non dovrebbero essere recintate in questo modo. Ecco, quindi no, non mi piace. E qui sotto invece c'è la parte della cascata e del rio. Alla Valle di Geré è possibile entrarci pagando 2.000 oppure a persona, oppure col biglietto d'ingresso alla laguna Chaxa che costa 15.000 e noi abbiamo deciso di non pagarla, però comunque si può vedere da qua, non dalla strada principale, perché sulla strada principale c'è tutto un ingresso anche lì con le varie sbarre. Noi abbiamo visto diversi deserti. In Colombia eravamo andati a vedere il deserto della Tatacoa, poco conosciuto dal turismo, ma davvero un gioiellino, molto molto bello. E ovviamente non era a pagamento, niente era a pagamento. E davvero questa è una novità, il deserto a pagamento. Vabbè, va bene così. Il deserto di Atacama è molto particolare, è il deserto più arido del mondo. Infatti qua hanno fatto delle prove proprio nella Valle di Marte, o anche chiamato Valle della Morte, chissà se almeno questa sarà gratuita, chi lo sa, dei Viking 1 e 2 prima di spedirli su Marte, perché qui hanno trovato che sia una zona della Terra dove ci siano proprio poche forme di vita. Infatti nel nostro camping tipo c'è scritto siamo nel deserto più arido del mondo, attenzione con l'acqua, ecco. E il deserto di Atacama è davvero molto molto vasto ed è una zona che viene condivisa, quindi il deserto di Atacama non è solo cileno come si pensa, ma in realtà è una parte anche peruviana. Qui siamo proprio al confine con 3 stati diversi, l'Argentina, la Bolivia e il Perù. E infatti ci parlavano che qui c'è proprio una mescla, no? Di tradizioni, di popoli, di tutto, ecco, quindi sicuramente interessante. Ci
sono state delle guerre nel corso della fine del 1800 proprio fra Cile e Bolivia per avere l'esclusiva su questo deserto, più che esclusiva proprio per accaparrarsi la maggior parte del deserto. La guerra è stata poi vinta dal Cile. Perché? Perché per un discorso proprio di giacimenti, qui ci sono moltissimi giacimenti di rame di cobalto e quindi era molto importante. Pedro de Atacama, come dicevamo ieri, è a circa 2200 metri di altitudine, però ci sono alcune zone del deserto che arrivano fino a 5000 e ci sono diversi vulcani anche qua accanto. E abbiamo in programma una visita nei prossimi giorni proprio in altitudine. Siamo arrivati a un punto fondamentale che abbiamo riconosciuto perché ci sono fermate tante altre persone. No, scherzo. Volevamo venire a vederlo perché siamo arrivati al tropico del Capricorno. Siamo andati a visitare l'Equatore, siamo andati a visitare il tropico del Capricorno, ci manca solo il tropico del Cancro. Latitudine 23 gradi, 26 primi e 16 secondi. Che linda! E intorno abbiamo Salar. Solo Salar. E deserto. E una bambina nel deserto. Col mio cellulare. Nel deserto. Una Elena del deserto. Siamo arrivati alla Quebrada de Sacor. Qui non c'è nessuno. E lì probabilmente c'è tutta la fenditura, tutta lì. E quindi si potrà vedere un piccolo canyon. Non c'è nessuno. Il silenzio del deserto è sempre qualcosa di spettacolare. Mirko è là, quel puntino rosso. No, ma guarda come sono calde. Sono calde, amore, perché c'è il sole. No, credo che siano rocce di vulcano. Sì. C'è un vulcano, qui ci sono diversi vulcani, vero? Ne abbiamo visto uno prima dove usciva il fumo. Si è rotto, amore, perché tipo probabilmente qua una volta passava un fiume che ha scavato, l'acqua ha scavato le varie rocce e quindi ha creato questo paesaggio. Poi anche il vento nel corso degli anni ha modellato le rocce. Per tutti questi motivi. E là si vede molto bene il Salar di Atacama, tutta quella parte lì. Là in mezzo al deserto, al Salar, ci sono delle pozze di acqua, quindi delle piccole lagune. Vogliamo andare a vedere se riusciamo a raggiungerle, se c'è una strada. Ovviamente queste non saranno a pagamento perché non le hanno recintate, quindi andiamo a vedere. Sarebbe bello poter scoprire qualcosa fuori dalle rotte turistiche. Un'altra laguna escondita, perché qua quando c'è qualcosa che è un po' fuori dalle rotte turistiche è escondito. Comunque ogni volta che abbiamo l'auto diciamo oh che meraviglia, cioè proprio penso che nel futuro insomma magari avremo anche noi un mezzo, perché è proprio un altro modo di viaggiare. Sicuramente ci piace essere backpacker, non abbiamo molto a cui pensare a livello proprio di non so, ci si rompe la macchina, quelle cose lì. Le cose che abbiamo a cui pensare ovviamente sono trovare degli alloggi economici e bla bla bla, insomma tutte le solite cose del viaggio. Però è comodo, ma oltre a essere comodo davvero puoi arrivare in posti inesplorati, ed è questo che ci piace tanto della macchina, perché insomma ovviamente alcuni tour saranno sicuramente interessanti, lo sono per chi ha poco tempo eccetera, però trovare qualcosa davvero di unico e dove non ci va nessuno, secondo noi è proprio il piacere della scoperta, no? E quindi speriamo davvero di riuscire ad arrivare a queste lagune. Vediamo, se no insomma troveremo altre cose scondite per noi.
Però ecco, quello che di solito come backpacker è difficile fare, perché bisogna sempre essere legati insomma ai mezzi di trasporto, quindi a dei bus eccetera, che ti portano sempre nei soliti luoghi più o meno. Bisogna camminare anche tanto eccetera, però diciamo per scovare delle meraviglie nascoste avere un mezzo proprio è impagabile. Sulla strada che porterebbe alla laguna Ciaxa, ma abbiamo visto su Maps.me che in realtà a un certo punto la strada, c'è anche una piccola stradina che va a sinistra che porta ad un'altra laguna, e ci piacerebbe vedere una laguna qui nel deserto perché crediamo sia particolare. Poi i fenicotteri li vedremo anche su un'altra via che ci diceva la signora ieri, quindi per noi è importante diciamo vedere la laguna adesso, non i fenicotteri. Comunque abbiamo già visto i fenicotteri in altre occasioni, vi linkiamo qua i video se ve li siete persi. Amiamo questi grandi animali rosa, però insomma li vedremo nei prossimi giorni. Adesso andiamo a vedere se riusciamo davvero ad arrivare a questa laguna, sarebbe molto bello. Ovviamente se una cosa può andare male, va male secondo la legge di Murphy's. Bene, noi siamo comunque nel mezzo del Salar di Atacama, perché questa laguna era nel mezzo del Salar di Atacama, e ora parliamo del Salar di Atacama. A differenza del Salar di Uyuni, che sono immense distese incredibili, infinite di sale, per cui tutto bianco, qua invece quello che vedrete sarà una cosa del genere, per cui territorio apparentemente sabbioso, comunque con terra e roccioso, e poi alla fine ci sono queste raccolte di sale, non so se si vedono, sì, queste qua bianchine, queste qua, che sono proprio, fanno queste croste che rimangono in superficie. Dicono, è bello sentire parlare la gente del luogo, che il sale spunta dalla terra quando piove. Sostanzialmente la pioggia un po' lo scioglie quello che c'è sulla terra, e ovviamente quando si secca vengono fuori queste crosticine di sale. Non è una cosa da fare perché ovviamente è stato per terra, però a noi ci piace. È sale salato, non è sale zuccherato. Però Rebecca è stato dove c'è la terra, e probabilmente anche qualche cacchicchina, per cui non mangiamole troppo. Ah sì, qua invece c'era una bellissima laguna che noi abbiamo trovato, una laguna escondita, e ovviamente ci hanno fregato perché hanno messo quella bellissima sbarra e hanno detto che non si può passare perché nidificano i fenicotteri, e noi non vogliamo assolutamente disturbare i fenicotteri. Stiamo salendo di altitudine e stiamo andando verso la parte est, diciamo, rispetto a San Pedro di Atacama, perché ci hanno detto che lì le cose non sono a pagamento e ci sono alcune cose da vedere. Qua vediamo, è proprio al confine con la Bolivia, e qui c'è il vulcano. Com'è che si chiama? L'Incantombur. No, non si chiama vabbè, dopo scriviamo qua il nome giusto. Di là c'è la Bolivia, proprio di là. Esatto, di là. Esatto. Questo vulcano è cileno, metà invece è boliviano. Invece prima eravamo là sotto. Dove? Là sotto dove c'è la salina bianca. È vero, quanta strada che abbiamo fatto. Tanto. Mentre guardiamo il vulcano mangiamo un panino. Di scenario, spostandoci di circa, non so, 50 km, ma che meraviglia, bello. Allora la temperatura fuori è di 17 gradi e mezzo, il sole
bello caldino, però il vento è freddo, quindi in realtà insomma ricordarsi sempre di portare qualcosa di pesante anche nel deserto, ecco. Di là a sinistra c'è la frontiera con la Bolivia. Invece proseguendo da questa parte, fra 115 km c'è la frontiera con l'Argentina. Un piccoletto. Ghiaccio e neve, che frio, bello però, molto bello, loro meravigliosi. Là c'è la macchina. Quello là in fondo è parte della riserva naturale de los Flamengos e quindi c'è anche tutta la parte di Salar, tutta la parte bianca è la parte di Salar. Siamo arrivati Pacana, sì. ai Montes della Pacana, bellissimi. Adesso vi facciamo vedere, sono delle formazioni rocciose che sembrano appunto dei monaci. Non so visti da che parte, sembrano monaci. Però comunque è molto bello, che sembrino o non sembrino monaci non è importante questo. Gli altri monaci piccolini e poi c'è lui, Mirko, scherzo, c'è lui, il monaco grande. Rebecca sta dormendo. Vai, che bello che è, bellissimo. Quest'area che sia così lontana, insomma, da San Pedro non sia considerata dalle popolazioni native che hanno la gestione di questi luoghi, no? E quindi sono gratuiti, ma sono incredibili e non c'è nessuno, quindi bellissimo, mi ha fatto proprio bene. Certo, bisogna fare un po' di chilometri, sono circa appunto 2 ore da San Pedro, però ne vale la pena, anche perché non è che vedi qualcosa solo quando arrivi, cioè proprio anche la strada è estremamente panoramica, scenografica, come diciamo sempre, meraviglioso. Abbiamo trovato un'altra laguna con tanto di animaletti della natura selvaggia. Salar de Tara. Questo è il Salar de Tara e questi sono i guanaco che se ne vanno quando ci sentono arrivare. Guanaco, alpaca, non si
sicuro non sono mucche, non sembrano leoni. Fenicotteri, dai, che meraviglia, bellissimo, bellissimo. Che giornata, bellissima Atacama, molto bello, non abbiamo sbagliato a venire fin qua. La laguna di Tara ha un colore blu bellissimo. Adesso andiamo giù e andiamo a vederla. Andiamo giù. Sì, certo, lì dove sta salendo la macchina. Questo deserto non è per niente monotono, ha delle parti verdi, delle parti sabbiose, delle parti rocciose, ha le lagune, i salar, ha i geyser, ha davvero delle cose straordinarie, quindi credo sia davvero molto particolare, vale la pena visitarlo. Poi si sceglierà insomma il percorso migliore per ognuno, se si vuole pagare, se non si vuole pagare, però davvero vale la pena. Scusate il fiatone, ma siamo a 4000 metri e si sentono e quindi non ci siamo ancora abituati e facciamo un po' fatica. Bene, adesso ci dirigiamo verso San Pedro per fare benzina e poi andiamo a riposarci un po', perché direi che per oggi la giornata è conclusa.